Ma si può viaggiare senza dipendere dal denaro? In questo video voglio rispondere a questa domanda basandomi sulla mia esperienza personale di viaggiatore a tempo pieno. Ciao, io sono Andrea e per 5 anni ho vissuto con solamente 300 euro al mese. Nel 2018 ho lasciato il mio vecchio lavoro e ho cambiato vita per iniziare a vivere in viaggio. Ho rivoluzionato il mio modo di vivere e viaggiare senza dipendere dal denaro e ho scoperto un nuovo approccio alla vita che ne ha migliorato decisamente la qualità. Per un'esigenza economica mi sono dovuto ingegnare per trovare un modo per viaggiare senza avere chissà quanti soldi sul conto. Viaggiando in tutto il mondo ho fatto tanta esperienza e sono riuscito a trovare il giusto equilibrio per vivere in questa società dove i soldi ovviamente servono per sopravvivere senza però dipenderne. Non è facile allontanarsi dal pensiero comune del dio denaro, secondo il quale per vivere bene bisogna avere chissà quanti soldi. Questo schema mentale è un inganno per farci credere che la felicità sia direttamente proporzionale alla quantità di beni materiali che possediamo. Ma la verità è che siamo noi a dare valore alle cose, perché in fin dei conti i soldi sono solo carta e non potranno mai sostituire l'autenticità di una vita basata sull'essere anziché sull'apparire. Se ci pensiamo, la storia ci insegna che la brama di possedere sempre di più ha generato nel mondo conflitti, sete di potere, guerre, odio e disparità. Credo che sia importante provare a guardare la nostra esistenza da un punto di vista diverso. Per esempio, vivere secondo il flusso naturale degli eventi, che è quello che permette a tutte le specie sulla Terra di vivere in simbiosi ed armonia tra di loro. Ma andiamo con calma e partiamo dal principio. La mia non è un'imposizione di idee e non ho la pretesa di pensare che tutti dovrebbero seguire il mio stesso modello di vita. Io voglio semplicemente condividere il mio pensiero e attraverso la mia esperienza smuovere la tua curiosità e magari aprire un dialogo costruttivo. Siamo stati cresciuti con l'idea che i soldi fanno la felicità e che bisogna averne sempre di più per stare bene. Viviamo nella società che idolatra il dio denaro, ovvero l'onnipotente che governa il mondo e che vale anche più della vita delle persone. Non ci prendiamo in giro perché in questa società per vivere servono i soldi. Sì, va bene, ma quanti? Il modello di vita comune è avere una carriera di successo, guadagnare, produrre, consumare e ripetere. Questo loop tossico è stato pensato per farti desiderare sempre di più, ma la verità è che non sarai mai soddisfatto. Devi stare sempre al passo coi tempi e possedere tutte quelle cose di cui non hai realmente bisogno e che la pubblicità ti vende ogni giorno come indispensabili. Riflettici, può realmente il materiale renderti felice? È una dipendenza e credo fortemente che dipendere dal denaro sia una delle malattie peggiori della società contemporanea. Hai mai riflettuto che passiamo la maggior parte della nostra vita a lavorare per pagare tutte quelle cose? Spesso neanche ci domandiamo se è quello che vogliamo per davvero, ma semplicemente proseguiamo automaticamente verso un cammino prestabilito. Ci si ritrova a lavorare per la maggior parte della propria esistenza per poter sostenere un certo tenore di vita. Questo ci incatena ad un sistema che ci schiavizza e ci fa credere che il bisogno continuo di denaro, di possedere e accumulare sia necessario, e quindi lavorare ininterrottamente sia l'unica soluzione. Eppure ci sono tante alternative se cercate, ma bisogna guardare il mondo con un'ottica diversa. Questo pensiero nasce dalla mia esperienza diretta. Io lavoravo nel lusso come fashion designer presso grandi multinazionali leader del settore ed ero il primo accumulatore e consumatore. Ma poi ad un certo punto mi sono risvegliato e ho capito che basare la mia vita sul profitto e sull'acquisto di oggetti inutili e sull'accumulare tutta questa roba non mi rendeva felice, anzi mi svuotava. Quando ho cambiato vita e ho iniziato a viaggiare, ho cambiato completamente il mio modo di pensare. Ho sperimentato uno stile di vita più semplice, basato sul non consumo, quindi limitandomi al necessario, all'essenziale, e compro solo ciò di cui ho realmente bisogno, senza possedere cose di grande valore, a parte magari il cellulare o il computer, che sono cose che però mi servono per lavorare. Di conseguenza non ho bisogno di lavorare tanto per guadagnare chissà quanti soldi, perché spendendo il giusto riesco a vivere con il necessario. Con questo voglio dire che ridimensionando il mio tenore di vita ho potuto dedicare più tempo alle mie passioni e soprattutto a me stesso, scoprendo che c'è un'alternativa a questo modello consumistico.
Io credo che non siamo fatti solamente per lavorare e i soldi non devono condizionare la nostra vita al punto da diventarne il motore che ci spinge a vivere, anzi a sopravvivere. Allontanandomi da quel sistema ho riscoperto valori più grandi, focalizzandomi sulla mia crescita personale, vivendo più lentamente e quindi ad un ritmo più naturale. Negli ultimi anni ho sperimentato il viaggio low cost e a volte senza neanche spendere un euro. Ho fatto autostop, couchsurfing, riciclaggio di cibo nei mercati e viaggiare in questo modo mi ha esposto maggiormente alla vita, al mondo là fuori, dove le persone sono disposte ad aiutare e a tendere una mano. Armato di pazienza e tanto spirito di adattamento, ho dovuto fare dei sacrifici e a volte scendere a compromessi, ma l'esperienza di vivere in viaggio con un budget ridotto mi ha insegnato moltissime cose. In primis che la felicità non risiede nel materiale e quindi basare la propria esistenza sull'accumulare oggetti non fa altro che creare una visione illusoria della vita. Il proprio stato di benessere e la felicità vanno coltivati interiormente giorno per giorno, attraverso un lungo cammino d'ascolto interiore, perché il viaggio di certo non è la soluzione, è solamente il mezzo. Anche l'idea di viaggiare con chissà quanti soldi è solamente una scusa per rimandare o per privarsi di alcune esperienze a priori. I soldi servono solo per il necessario, mangiare, dormire e spostarsi. E con il giusto spirito di adattamento e con uno stile di vita semplice senza eccessi, vi assicuro che si può viaggiare con un budget ridotto ovunque. Sì, ok, ma come faccio a vivere in viaggio senza dipendere dai soldi? Sicuramente ti servirà una base economica perché per vivere in questa società i soldi ovviamente servono. Se come me vuoi vivere in viaggio, vuoi sperimentare uno stile di vita non convenzionale o magari semplicemente vuoi dedicare più tempo alle tue passioni, allora potresti pensare di partire dai tuoi risparmi. Sì, ok, tu mi dirai, ma come faccio a risparmiare, a mettere dei soldi da parte? Ci sono tantissimi modi, per esempio i lavori stagionali che ti permettono di guadagnare buone somme di denaro in breve tempo, perché solitamente questo genere di lavori ti includono il vitto e alloggio, quindi si lascia mettere da parte l'intero stipendio. Oppure se sei un nomade digitale o hai un lavoro da remoto, ti puoi portare appunto il lavoro dietro e quindi avere delle entrate mentre viaggi. Questo è anche buono. O per esempio c'è l'opportunità di andare in Australia a fare il working holiday. Comunque in generale puoi ammortizzare le spese di viaggio, per esempio facendo autostop, couchsurfing, riciclaggio di cibo nei mercati. In questo video ne parlo in dettaglio di tutte quelle cose che si possono fare per viaggiare low cost e gratis. Ovviamente avere un budget e dei risparmi non è sufficiente, bisogna sicuramente saper gestire le proprie finanze e questo è fondamentale. Quello che io faccio è tenere traccia di tutte le uscite e di tutte le spese che affronto durante il viaggio in modo tale da tenere traccia di tutto quello che spendo, in modo tale da poter gestire in corso d'opera durante il mese tutte le spese per l'appunto. Questo secondo me è il modo più efficace per gestire le proprie finanze, perché quando tu hai nero su bianco tutte le tue uscite puoi gestirle e poi aggiustare il tiro durante il mese, per esempio dandoti un budget giornaliero, cercando di rispettarlo e quando ce l'hai scritto puoi dire ok, oggi ho speso tot, se ho speso di più domani magari cerco di spendere di meno, in modo tale da rientrare poi nel budget del mese. E questo vi posso assicurare che è l'unico modo per tener traccia e veramente avere autodisciplina sulle proprie finanze, perché la disciplina è una cosa importante, bisogna sempre considerare che vivere in viaggio non significa andare in vacanza. Comunque parlo della gestione delle finanze, di tutti questi argomenti in generale, anche dei primi passi di come iniziare a vivere in viaggio in questo video che vi consiglio di andare a vedere, dove parlo in maniera più approfondita proprio della fase iniziale di chi si avvicina a un cambio vita e vuole fare del viaggio la propria vita. Quindi proprio come iniziare per esempio a cercare di avere dei risparmi, come mettere da parte dei soldi e come gestirli poi in corso di viaggio. Come dicevo prima, quello che a me ha aiutato è trovare un equilibrio tra le cose. Con i miei risparmi poi ho trovato dei modi per viaggiare low cost e in molti casi anche gratuitamente, ma in generale ho ridimensionato il mio tenore di vita. In questo modo non ho bisogno di lavorare tantissimo e allo stesso tempo quindi non ho bisogno di guadagnare chissà che somme, perché alla fine il mio è uno stile di vita semplice basato sul non consumo, quindi ciò che spendo è solo per le cose essenziali. Quello che è anche cambiato rispetto alla vita che facevo prima, io non vivo più per lavorare, ma lavoro per vivere e c'è una grossa differenza. Ma quindi come si può migliorare la qualità di vita? Siamo nati per essere
E per questo motivo ci chiamiamo esseri umani, mentre questo sistema schiavizzante è stato creato per farci credere che abbiamo bisogno di tutte quelle cose e di lavorare costantemente per avere uno scopo nella vita. Ma noi siamo parte integrante dell'ambiente e dovremmo vivere in simbiosi con la natura e non sfruttarla a nostro servizio. Eppure pare che l'abbiamo dimenticato. Siamo offuscati da un'idea forse troppo ambiziosa di potere e di voler prevalere gli uni sugli altri e addirittura sul pianeta stesso. Prendi consapevolezza del vero significato dell'esistenza e ti renderai conto che vivere in funzione del materiale non può colmare il vuoto dentro, e pensare che i soldi ti renderanno felice è l'inganno più grande al quale puoi abboccare. I soldi sono solo carta e siamo noi a conferirgli tutto quel valore, ma rimangono pur sempre carta. Non focalizzarti sull'apparenza, ma dai valore all'essere. Vivi in modo semplice, seguendo il flusso naturale degli eventi, e distaccati un attimo da questa società veloce che ti dice chi devi essere e cosa devi fare. So che non è semplice rompere questo costrutto mentale che ci è stato insegnato e col quale siamo stati cresciuti, ma ti posso garantire che c'è un'alternativa, perché c'è sempre. Quando vivi sulla tua pelle certe situazioni, emozioni e sensazioni, poi ti rendi conto che c'è altro e che ciò che conta davvero è proprio quello che senti dentro. Il mio consiglio più grande è di buttarti, provaci e non avere paura, perché la vita è solo una e va vissuta con entusiasmo secondo le proprie regole. A prescindere dal tuo stile di vita, credo che sia fondamentale imparare a vivere senza dipendere dal denaro per poter migliorare la tua qualità di vita. Dedica più tempo a te stesso e alle tue passioni e prova ogni giorno ad eliminare un oggetto che non apporta nulla di significativo. La vita dipende dalle scelte che fai, quindi per essere pienamente pilota della tua vita devi essere consapevole di te stesso e di quello che ti succede intorno. Sganciati dal pensiero comune col quale sei stato abituato a pensare e vai oltre. Ti accorgerai che c'è un mondo di infinite possibilità. Ricordati che non esiste un modo giusto o uguale per tutti di vivere e affrontare la vita, quindi continua ad indagare senza avere per forza uno scopo ben preciso. Sperimenta. Dovremmo imparare a vivere senza avere come obiettivo la destinazione finale, ma vedere il viaggio come parte integrante dell'esperienza. Bisogna imparare a vivere senza dipendere dal denaro, perché questo ti permetterà di vivere in modo più autentico e focalizzato su un aspetto più elevato dell'esistenza, ovvero l'essere anziché l'apparire. Eccoci giunti alla fine di questo video, spero che ti sia piaciuto. In questo mio progetto io non mi voglio limitare a raccontare semplicemente il viaggio in sé, ma di come l'esperienza possa diventare maestra di vita e attraverso l'esperienza trovare uno spunto di riflessione sulla vita e su ciò che ci succede intorno, perché il viaggio non è mai solo fisico, ma è soprattutto interiore, di ricerca nostra verso un'indagine più profonda di noi stessi. Se ti piacciono i miei contenuti, mi raccomando, seguimi anche su Instagram, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video.